Amici, andiamo avanti coi trapianti. Vediamo allora come ripicchettare i nostri amati pomodori. Saul, svelaci un po' di segreti per avere piante rigogliose e pomodori fantastici. Queste sono piantine di pomodoro che lascio crescere a terra, queste le ho già ripicchettate singole, queste sono piantine di pomodoro che avevo nel vaso e che adesso vi faccio vedere. Vedete, zolletta e infilate giù a gruppetti. Allora, piantine di pomodoro nella sua zolletta, vedete quante sono? Okay. Guardate qua, queste che sono ancora più piccole e poi vanno divise. Ovviamente vedete che alcune divise sono già cresciute, le abbiamo viste anche lì, e alcune sono qua, vedete, guardate. Adesso io ne ripicchetto qualcuna e magari ripicchetto questo gruppo qua. Eccolo qua, stessa operazione. Poi alcune di queste piantine ieri ne ho regalate a un po' di persone, adesso ne tirerò su una zolla prendendole da diverse varietà, perché ad esempio questi sono pomodori cuor di bue, questo è un tondo normale, questo è un datterino. Io lo riconosco anche dalla vegetazione, vedete che questo è più verde, è più sottile, è un po' più, la chiamerei nervosa come tipo di vegetazione, mentre invece ad esempio il cuor di bue grosso è più lento e più tranquilla. Guardate anche la differenza, vedete? Cioè è proprio una visione dell'educare l'occhio a questa cosa, ma lo vedete che è un po' più una vegetazione stanca, corposa e a terra. Il datterino è, come dire, un po' più vibrante. Queste ad esempio, e questi sono piantine che ho prodotto con i miei semi, ovviamente raccogliendo i pomodori, e mi ha seminato Fausta. Queste ad esempio, se sono piantine di pomodori, che vedete quanti sono, e sono ancora gruppetti da ripicchettare perché sono piccoli, che mi ha dato Marta. Marta è una, tra parentesi, un insegnante che lavora alla scuola alberghiera e ha la passione dell'orto, ci scambiamo semi e piantine, per cui sono un regalo di Marta. Adesso questi andiamo su e li posiziono. Allora dividiamo. Cerchiamo di dividere, vedete che hanno l'apparato radicale più tutta una serie di radici che stanno semisospese, però vedete che questo lo dovreste anche percepire, vedete che io faccio molta meno fatica a staccarlo rispetto all'apparato radicale del cavolo nero, vedete che si stacca molto molto facilmente, diciamo che, ecco. Però anche qua vedete io ho preparato tutto suddiviso, poi questa ad esempio è una piantina molto piccola, questa è molto brutta, poi se questa è molto danneggiata perché era chiusa, ecco anche qua fate attenzione a questa cosa, cercate di tenere ciò che è bello, ovviamente alcune cose non è che si buttano, si regalano alla terra per fare compostaggio. Adesso vado a piantumarle. Le interro un pochino di più, rispettando anche il colletto, ma anche se entrano un po' di più nel terreno non è un problema, perché vedete le radici che le mettono anche sul gambo. Dopo te la faccio vedere sul prossimo. Io qui le sto piantumando lungo il bordo perché mi avanzano su questa specie di zoccolo di pacciamatura, mi avanzano. Cosa ho? Il cavolo nero dietro e il cavolo riccio che mi sale, le zucchine che prendono luce da sud, e in questo modo ho questa parte che è scoscesa, che mi cresceranno i pomodori tappezzando sia l'aiuola, per cui creando pacciamatura e facilitando la raccolta. Ovviamente avendo un buon zoccolo di terra posso metterle anche abbastanza vicino, perché poi sarà la possibilità di
selezionare cosa tenere e eventualmente cosa eliminare. Loro avanzano, vedete? Lasciate un po' di spazio verso le zucchine perché si espandono abbastanza. E poi speriamo nella pioggia, nel fresco e in una buona stagione. Oh, che bel gruppetto di piantine! Puoi mostrarci meglio i peli radicali? E ci parli un po' di come scaglioni i trapianti? E qua si vedono bene, vedete le radici nuove, cioè diciamo che la pianta è partita da qua, è cresciuta, ovviamente io l'ho ripicchettata così, lei ha una serie di peluria e vedete queste radici, queste si rinforzano ulteriormente, eccole qua, le vedete che sono un po' sospese, vedete come sono tenere rispetto a queste. Adesso queste vado a piantumarle sotto i peschi, che così crescono anche loro. Vedete, questi le sto piantumando qua. Vedete che qui ci sono delle righe con delle insalate, delle catalogne, anche lì, vedete la catalonia, quella foglia rossa qua che sta spuntando. Vedete che qua io la settimana scorsa ho già ripicchettato dei pomodori, vedete? Piano piano loro si svilupperanno. Ecco, io lo faccio prima di tutto quando riesco ad avere tempo e ovviamente senza corsa, nel senso che c'è comunque tempo per raccogliere tutto, cioè questi matureranno un po' più tardi, va bene, almeno non avremo tutti i pomodori insieme. Tanto poi quando comincia a fare bello la stagione e a stabilizzarsi il tempo, in un battipaleno loro crescono e si sviluppano. Qua c'è del basilico, vedete, è una riga, c'è anche della portulaca ovviamente, e dell'amaranto, però guardatelo qua il basilico, guardatelo, vedete? Io là l'avete già visto nell'orto già grande perché l'ho seminato in cassetta, però vedete anche questo, poi potrò trapiantarlo a zolletti oppure lasciarlo qua. Anche questa è una buona risorsa perché altrimenti ce l'abbiamo tutto insieme. Adesso io mi congedo e quando mi congedo vi presento Pina. Sono gli ultimi 2 piantini di pomodoro, sono molto contento perché fra poco verrà anche la pioggia. Questo spazio è stato fresato, ho tagliato l'erba, vedete che l'ho tagliata col filo, la lascio così. Questo è uno spazio che poi seminerò qualcosa o piantumerò qualcosa, quando è il momento. Cioè adesso lascio quell'erba lì, quando faccio un po' di pacciamatura, poi quando mi serve la terra do una mossa, passo col zappino a dente lungo in modo che si apre, do una rastrellata, lascio alla luce del sole che si seccano le erbacce e poi decido cosa mettere.